Welcome to Italiano Tales. Learn Italian through simple and beautiful stories. Sofia era una ragazza molto bella, ma non lo sapeva. Viveva una vita semplice e tranquilla. Lavorava in una piccola panetteria per aiutare la sua famiglia. Ogni mattina si svegliava presto e ogni sera andava a dormire stanca. Questa routine era tutta la sua vita e lei l'accettava senza lamentarsi. Un giorno tutto cambiò. Un giovane uomo entrò nella panetteria. Si chiamava Louis, era ricco e tutti in città conoscevano il nome della sua famiglia. La sua famiglia possedeva grandi case, belle macchine e aveva molti soldi. Ma quel giorno Louis venne da solo e chiese un muffin al cioccolato. Il giorno dopo tornò, poi tornò ancora e ancora. La gente cominciò a parlare. Si chiedevano perché un ragazzo ricco continuasse a venire in una piccola panetteria. Alcuni si chiedevano se fosse perso o se avesse dei problemi, ma lui non era perso. Aveva una ragione per venire. Presto lui iniziò a fare domande a Sofia. Le chiese cosa le piacesse, se leggesse libri e se le piacesse la musica. Sofia si sentì confusa. Gli chiese perché stava parlando con lei. Lui sorrise e disse che era perché lei era diversa dagli altri. Le sue parole la fecero pensare. Non capiva cosa intendesse. Dopo 2 settimane, Louis disse qualcosa di inaspettato. Disse a Sofia che le piaceva. Lei non sapeva come reagire. Lei era povera e lui era ricco. Si chiese se stesse scherzando. Ma il giorno dopo lo disse di nuovo e disse che le piaceva molto. Ora tutto sembrava diverso. Il cuore di Sofia si sentiva caldo, ma la sua mente era piena di domande. Un ragazzo ricco poteva davvero amare una ragazza povera? La sua famiglia l'avrebbe mai accettata? Era amore vero o solo un bel sogno destinato a finire male? Sofia non conosceva ancora le risposte, ma qualcosa era già iniziato, qualcosa che avrebbe cambiato per sempre la vita di entrambi. All'inizio nessuno sapeva di lui e Sofia. Parlavano sottovoce, ridevano insieme e condividevano le loro storie. Sembrava speciale e reale. Ma i segreti non restano nascosti a lungo. Una mattina lui non venne in panetteria. Poi passò un giorno, poi 2, poi 3. Sofia si sentì preoccupata e spaventata. Si chiese se lui l'avesse dimenticata o se avesse fatto qualcosa di sbagliato. Il 4° giorno lui tornò, ma sembrava diverso. Il suo volto era serio. Le disse che i suoi genitori avevano scoperto tutto. Il cuore di Sofia sprofondò. Rimase in silenzio e ascoltò. Louis disse che i suoi genitori erano arrabbiati. Gli dissero che non poteva più vedere Sofia. Sofia sentì dolore dentro di sé e si chiese cosa avesse fatto di sbagliato. Poi Louis spiegò che se fosse rimasto con lei, la sua famiglia avrebbe smesso di sostenerlo, avrebbe perso i soldi, la scuola
e il suo posto nell'azienda di famiglia. Sofia non riusciva a crederci. Voleva piangere, ma rimase in silenzio. Poi lui disse che non gli importava e che voleva comunque stare con lei. Ma Sofia non era felice. Si sentiva spaventata. Se lui avesse scelto lei, avrebbe perso tutto. Gli disse che non aveva bisogno di lei e che doveva pensare al suo futuro. Luis la guardò e disse che lei era il suo futuro. Le sue parole erano piene d'amore, ma erano anche pericolose. Ora tutto era difficile. Lui doveva scegliere tra l'amore e i soldi, tra Sofia e la sua famiglia. E Sofia doveva farsi una domanda dolorosa. Doveva lasciarlo lottare per lei o doveva allontanarsi prima che lui perdesse tutto? C'era però un altro problema. Qualcun altro li stava osservando. Qualcuno che voleva lui solo per sé ed era pronta a fare qualsiasi cosa per riaverlo. Passarono i giorni e Luis continuò a visitare Sofia, anche quando i suoi genitori gli dicevano di smettere. Ogni volta che usciva di casa gli facevano domande. Dove vai? La stai ancora vedendo? Luis rimaneva in silenzio. Non voleva mentire, ma non voleva nemmeno lasciare Sofia. Allo stesso tempo stava accadendo un altro cambiamento. Claudia, una ragazza ricca del mondo di lui, iniziò a fare domande anche lei. Era sempre stata innamorata di lui. Le loro famiglie li volevano insieme. Tutti credevano che un giorno si sarebbero sposati. Ma ora lui passava il tempo con una povera ragazza della panetteria e Claudia si sentiva arrabbiata e gelosa. Claudia aveva paura. E se Luis amasse davvero Sofia? E se si dimenticasse di lei per sempre? Questi pensieri le riempivano la mente e iniziò a fare dei piani. Un giorno Claudia entrò nella panetteria e ordinò un caffè. Poi guardò Sofia e le parlò freddamente. Disse che Sofia non era adatta a stare con Luis. Sofia non disse nulla, ma il suo cuore batteva forte. Claudia continuò dicendo che lui aveva un futuro, mentre Sofia no. Le chiese se Sofia volesse davvero rovinargli la vita. Quella notte Sofia non riuscì a dormire. Le parole di Claudia le restavano nella mente. Forse aveva ragione. Forse Sofia era solo un problema. Il giorno dopo Luis venne in panetteria con dei fiori. Sorrise e disse che voleva presentare Sofia ai suoi amici, ma Sofia abbassò lo sguardo e disse che forse avrebbero dovuto smettere di vedersi. Luis rimase scioccato e le chiese perché. Sofia disse che la sua vita era grande e piena di opportunità, mentre la sua era piccola. Disse che lui avrebbe perso tutto a causa sua. Luis le disse ancora una volta che non gli importava, ma nel cuore di Sofia la voce di Claudia era più forte, sentiva di non appartenere al suo mondo. Poi le cose peggiorarono. Il padre di lui gli tolse la macchina, i soldi e il telefono. Gli disse che se voleva vivere come un povero, poteva farlo.
Ora Luis non aveva più nulla. Andò a piedi alla panetteria per vedere Sofia. Sembrava stanco e distrutto. Sofia provò un dolore profondo. Pensava che lui stesse perdendo tutto a causa sua. Luis le disse che era una sua scelta, ma il suo cuore non trovava pace. Mentre tutto questo accadeva, Claudia disse una bugia ai genitori di Luis. Disse che Sofia lo stava usando per i soldi. La madre di Luis pianse e suo padre si arrabbiò. Luis disse che non era vero, ma i suoi genitori non gli credettero. La fiducia era spezzata ovunque. Sofia non si fidava più di se stessa. Luis non si fidava più della sua famiglia e Claudia si sentiva felice. Ma stava arrivando qualcosa di inaspettato, qualcosa che avrebbe cambiato di nuovo tutto. Luis non si arrese. Anche senza soldi, senza macchina e senza il sostegno della famiglia, continuò a venire a vedere Sofia. Ma Sofia stava cambiando. Sorrideva meno e parlava meno. Il suo cuore era pesante. Ogni giorno si chiedeva se dovesse lasciarlo andare per proteggere il suo futuro. Una notte Sofia scrisse una lettera. Nella lettera disse che lui aveva un grande futuro e che non aveva bisogno di lei. Scrisse che lo amava, ma non poteva essere la ragione per cui lui perdeva tutto. Lasciò la lettera sul tavolo della panetteria e tornò a casa senza aspettarlo. La mattina seguente lui trovò la lettera. La lesse una volta, poi ancora. Non pianse, non parlò, semplicemente se ne andò. Quello stesso giorno i genitori di Claudia organizzarono una grande festa. Arrivarono famiglie ricche e persone importanti, compresi i genitori di Louis. Claudia indossava un bellissimo vestito e disse a tutti che Louis sarebbe tornato da lei quella sera. La gente aspettò, ma Louis non arrivò. Claudia continuava a sorridere e diceva che sarebbe arrivato, ma si sbagliava. Lontano dalla festa, Louis stava camminando verso la panetteria, non per comprare cibo, ma per trovare Sofia. Quando arrivò, la panetteria era chiusa. Aspettò fuori. Dopo 2 ore, Sofia tornò per prendere la sua borsa. Vide lui e gli chiese perché fosse lì. Luis le mostrò la lettera e disse che lei non poteva decidere la sua vita al posto suo. Le disse che aveva scelto lei, non i soldi, non le feste e non le bugie. In quel momento Sofia sentì qualcosa che non provava da molti giorni. Sentì la speranza. Ma alla festa stava accadendo qualcos'altro. La madre di Louis trovò un messaggio vocale sul telefono di Claudia. Claudia si era dimenticata di cancellarlo. Nel messaggio Claudia diceva che Sofia era solo una ragazza povera e non un vero pericolo. Diceva che avrebbe spaventato Sofia per farla lasciare da lui. La madre di Louis ascoltò in silenzio. Quando il messaggio finì, guardò suo marito e disse che avevano fatto un grande errore. Tutto stava per cambiare, ma nessuno sapeva cosa sarebbe successo dopo.
La mattina seguente accadde qualcosa di inaspettato. La madre di Luis andò in panetteria. Sofia stava pulendo il bancone quando la vide. Il suo cuore iniziò a battere forte. Pensò che la madre di lui fosse lì per dirle di stare di nuovo lontana. Ma la madre di Luis non sembrava arrabbiata. Posò una piccola lettera sul tavolo. Disse che l'aveva trovata. Sofia aprì la lettera e la riconobbe subito. Era la stessa lettera di addio che aveva scritto per lui. La madre di Luis disse che lui le aveva dato la lettera il giorno prima. Disse anche che lui amava molto Sofia. Sofia rimase immobile e non disse nulla. Si sentiva confusa e non capiva cosa stesse succedendo. Poi la madre di Luis parlò di nuovo. Disse che aveva ascoltato un messaggio vocale sul telefono di Claudia. Sofia alzò lentamente lo sguardo. La madre di lui spiegò che Claudia aveva pianificato tutto. Aveva mentito e aveva cercato di mettere tutti contro Sofia. Disse che Sofia non stava usando Luis, ma stava cercando di proteggerlo. Sofia si sentì persa e scioccata. Si chiese se fosse reale. Finalmente qualcuno le stava credendo. Poi la madre di lui disse qualcosa che cambiò tutto. Disse che avevano sbagliato. Disse che aveva giudicato Sofia perché era povera. La madre di Luis disse che Sofia era ricca di qualcosa che alla loro famiglia mancava. Disse che Sofia aveva onestà e un buon cuore. Sofia sentì le lacrime negli occhi, ma rimase in silenzio. Quello stesso giorno le bugie di Claudia diventarono note a tutti. Il messaggio vocale fu condiviso con molte persone, compresi amici, famiglia e scuola. La gente iniziò a fare domande e a guardarla in modo diverso. Chiedevano se avesse davvero cercato di separare lui e Sofia. Si chiedevano se tutto ciò che mostrava fosse falso. Claudia non disse nulla. Una settimana dopo lasciò la città e non tornò più. Ma la sorpresa più grande non era ancora arrivata. Il padre di Luis, un uomo che quasi non cambiava mai idea, fece qualcosa che nessuno si aspettava. Una mattina entrò in panetteria. Sembrava serio e disse: «Voglio parlare con voi due». Sofia si sentì nervosa. Luis rimase in silenzio. Poi suo padre parlò di nuovo. Disse che quando era giovane aveva amato una ragazza come Sofia. Suo padre non gli aveva permesso di sposarla e l'aveva persa per sempre. Disse che non aveva mai dimenticato quel dolore. Guardò Luis e disse che non voleva ripetere lo stesso errore con suo figlio. Lui e Sofia si guardarono con sorpresa. Stava succedendo davvero? Poi il padre di lui disse qualcosa che cambiò tutto. Disse che non gli importava se Sofia fosse povera. Disse che era onesta, gentile e forte. Ed era questo ciò di cui la loro famiglia aveva davvero bisogno. Da quel momento tutto sembrò diverso. Le persone che prima dicevano no, ora dicevano sì. Quelle che avevano cercato di separarli se ne erano andate.
La panetteria sembrava di nuovo piena, non solo di cibo, ma anche di speranza. 3 mesi dopo, la vita era cambiata molto. Sofia e lui stavano ancora insieme. Non vivevano in una grande casa, non possedevano cose costose, ma si sentivano sereni e felici. Luis iniziò a lavorare in panetteria con Sofia, imparò a fare il pane, le torte e i muffin. La gente veniva in panetteria non solo per il cibo, ma per la storia. Parlava del ragazzo ricco che aveva scelto l'amore invece dei soldi e della ragazza povera che era rimasta forte. Alcuni credevano alla storia. Altri la mettevano ancora in dubbio, ma Sofia e lui non se ne preoccupavano, erano felici. I genitori di lui iniziarono a visitare la panetteria ogni sabato. Sua madre sorrideva sempre e diceva di essere orgogliosa di loro. Suo padre di solito era silenzioso, ma un giorno guardò Sofia e disse: «Grazie per non aver rinunciato». Sofia non rispose, ma il suo cuore si sentì caldo. Poi un giorno arrivò un'altra sorpresa. Il padre di lui gli diede una lettera. Dentro c'era un piccolo foglio con una sola frase. Diceva che l'azienda di famiglia era sua, se lo desiderava ancora. Luis si sentì incerto e guardò Sofia. Sofia sorrise e gli disse che non doveva più scegliere. Gli disse che poteva avere sia un futuro sia l'amore. Lui sorrise a sua volta e disse che non era solo il suo futuro, ma il loro, insieme. Sofia guardò intorno alla panetteria, le persone e lui. Ricordò il primo giorno in cui si erano incontrati, quando lui aveva chiesto solo un muffin al cioccolato. Ora avevano qualcosa di molto più grande, amore, fiducia e rispetto. Nessuno poteva portarglielo via. Claudia era ormai solo un ricordo, non c'erano più bugie né giochi. Alcune persone dicevano ancora che quell'amore non sarebbe durato. Ma ogni mattina, quando Sofia apriva la panetteria e Luis accendeva le luci, sapevano la verità. L'amore aveva vinto, non perché fosse facile, non perché fosse perfetto, ma perché lo sceglievano ogni giorno. Molte persone pensano che i soldi siano la cosa più importante, ma i soldi possono sparire. L'amore no. Lui un tempo aveva tutto, ma non era felice. Sofia aveva molto poco, ma aveva pace nel cuore. Il vero amore significa volere il bene di qualcuno, anche quando fa male. Sofia aveva provato ad andarsene per proteggerlo. Luis era rimasto per proteggere il loro amore. L'amore non riguarda i regali o le grandi case, riguarda la scelta di restare insieme quando la vita è difficile. Se qualcuno ti ama per quello che sei, non per quello che hai, quello è vero amore. E il vero amore è più forte della paura, delle bugie e dei soldi. Quindi, se un giorno ti troverai davanti a una scelta difficile come la loro, fatti una semplice domanda.
Che cosa fa sentire il mio cuore pieno anche quando le mie mani sono vuote? La risposta ti guiderà. Se ti è piaciuta questa storia, condividila con altre persone che stanno imparando l'italiano come te.